Willy Coyote è entrato nell'immaginario collettivo di tutto il mondo come il perdente. Lui da 70 anni cerca di inseguire Bip Bip per mangiarselo e fallisce in continuazione. La sfida è questa: può Willy Coyote, il perdente per definizione, che non è mai riuscito a raggiungere l'obiettivo, insegnare qualcosa al manager? Secondo me sì. E guardando i cartoni animati con attenzione ho trovato 5 regole che possono fare la differenza per un manager. La prima regola per il management che si può imparare guardando Willy Coyote è questa: nessun piano si realizza per come l'hai pensato. E questo Willy Coyote ce lo dimostra quotidianamente, sempre. Lui investe energie e sforzi in un piano, spesso utilizzando i meccanismi e le attrezzature dell'Acme, di questa fantomatica azienda, per poter catturare Bip Bip, e non ci riesce mai. Quello che pensa non diventa realtà. Questo è un pensiero che prima di lui ci insegnò von Clausewitz, che fu un generale prussiano che visse a cavallo tra il 700 e l'800, e nel 1832 scrisse un bellissimo libro, Dalla guerra, in cui, analizzando le battaglie napoleoniche, arrivò a definire alcune regole appunto per vincere in battaglia, un libro di strategia militare. Come sappiamo, la prima organizzazione nata sul pianeta Terra è quella militare, e quindi la prima letteratura sull'organizzazione riguarda proprio gli eserciti e i combattimenti. Ecco, von Clausewitz, analizzando appunto le battaglie napoleoniche, arrivò a questa conclusione: nessun piano si realizza per come l'hai pensato. E questo vale tantissimo nel management di oggi. Tu, per quanto sei bravo nella complessità in cui si muovono le aziende e le imprese, nella dinamicità dei mercati, nessun piano si realizza per come l'hai pensato. Per cui devi sempre tenere presente quello che succede, in modo da poter inserire elementi correttivi che aggiustano il piano. Anche la seconda regola per il management, che impariamo guardando Willy Coyote, viene da questo susseguirsi incessante di insuccessi dell'animale, ed è questo: l'errore fa parte dell'esplorazione. Il tema dell'errore è fondamentale nel management. Viviamo in una società che condanna l'errore sempre e comunque. Già da quando siamo bambini non possiamo sbagliare, poi a scuola veniamo puniti con le insufficienze, e sul lavoro ci è richiesta sempre la perfezione. Ma l'errore è da contemplare nei momenti di execution, nei momenti, diciamo, dove dobbiamo eseguire il piano. È importante esaltarli, perché se io commetto un errore, l'organizzazione deve in qualche modo rispondere mettendo dei controlli e delle maglie all'interno dei processi che controllino in modo che quell'errore non venga ripetuto da altri. Non sono io da condannare soltanto perché ho commesso l'errore, ma vuol dire che c'è una falla nelle procedure che ha permesso che quell'errore ci fosse. Per cui diventa fondamentale esaltare l'errore nei momenti di execution, di esecuzione delle procedure, di lavoro, eccetera, per poter rispondere dal punto di vista organizzativo. Ma nei momenti in cui dobbiamo esplorare, dobbiamo innovare, dobbiamo muoverci su terreni ancora non conosciuti, dobbiamo costruire valore, andare dove altri non sono andati, e quindi l'errore fa parte dell'esperienza di apprendimento per poter innovare. Per cui nel momento in cui dobbiamo esplorare, l'errore fa parte del processo appunto di esplorazione e di innovazione. Quando ho detto a amici, conoscenti, colleghi che volevo fare una lezione prendendo come esempio Willy Coyote, la prima caratteristica che spontaneamente mi hanno detto praticamente tutti è la determinazione e la perseveranza. Effettivamente Willy Coyote è determinato. E da qua ho estrapolato la terza regola per il management di Willy Coyote: perseverare è diabolico, ma non avere una visione molto di più. E mi spiego meglio. Willy Coyote si alza tutte le mattine, va nel deserto e si prende un sacco di mazzate nel tentativo di catturare Bip Bip. Cos'è che lo motiva? Lo motiva l'immaginarsi, perché la motivazione viene dall'immaginazione. Non possiamo fare niente che prima non abbiamo immaginato, quello che dice Walt Disney. Quello che ci muove è l'immaginarci il futuro. Allora Willy Coyote si attrezza e continua a cercare ripetutamente di catturare Bip Bip, perché si immagina Bip Bip nel piatto, si immagina di mangiarsi Bip Bip. Questa immaginazione, questa visione del futuro è quello che lo motiva tutti i giorni a prendersi un sacco di mazzate per cercare di raggiungere il proprio obiettivo. Allora è vero che la perseverare
continuando a battere la testa contro il muro non è produttivo. E tutto sommato Wile Coyote non lo fa, perché Wile Coyote, se ci pensiamo bene, cerca sempre soluzioni diverse, esplora soluzioni diverse per cercare di catturare il bip bip. Ma è ancora più importante quello di avere una visione del futuro. E quindi un aspetto con cui il manager deve fare i conti è quello di proiettare se stesso nel tempo e farsi la domanda: ma io fra 5 anni dove sarò? Fra 3 anni dove sarò? Sarò in quell'azienda? Farò quel lavoro? Perché nel momento in cui mi immagino bip bip nel piatto, mi immagino me nel futuro, fra 3-5 anni, posso iniziare a muovermi per raggiungere quel futuro. Sono motivato ad agire in maniera produttiva per il mio futuro e la mia carriera. La quarta regola di Wile Coyote è: simpatia ed empatia aiutano a lavorare meglio. Ora, nell'economia occidentale, nelle aziende moderne, dove la produzione è spesso delocalizzata, il cuore, il cervello, l'asset più importante è negli uffici. Quindi io quando vado in un'azienda industriale, di servizi, di commercio, una grande azienda, quando entro e vedo le persone che lavorano, quello che vedo sono persone e computer. Quindi vuol dire, questo tradotto, che gli asset di un'azienda, gli elementi competitivi, sono la conoscenza, la competenza e la tecnologia. Questi 3 elementi sono comuni in tutte le aziende e diventano un fattore competitivo. O diventano il fattore competitivo? No, diventano un fattore competitivo. Perché? Perché competenza, conoscenza e tecnologia io posso comprarla. Quello che non posso comprare è la capacità di mettere a sistema questi 3 componenti. La mia capacità di creare le relazioni perché tutto funzioni al meglio. Una competenza chiave del manager di oggi è quella di far fare, di mettere in condizione le risorse che ha in un ambiente produttivo che acceleri i risultati, che acceleri le performance. Questa è una grandissima competenza manageriale, per cui tutte le competenze relative alle relazioni, l'ascolto, la capacità di empatia e quella di creare un clima positivo di lavoro diventano un elemento determinante per la propria performance, quella del proprio team e quella dell'azienda. La quinta regola che ci insegna Wile Coyote è questa: teniamo gli occhi aperti. Fa sorridere, però Wile Coyote è il primo personaggio dei cartoni animati che fa questa attività estremamente curiosa e particolare. Lui corre e quando il terreno finisce continua a correre, e quando si accorge che il terreno non c'è più precipita. E questa è una bellissima metafora di come funzioniamo durante il cambiamento. La situazione cambia, noi continuiamo a comportarci come se questo non fosse successo. Noi siamo ancorati ai comportamenti di quando le cose funzionavano in maniera diversa. Io dico sempre che il successo è un participio passato, i manager devono fare succedere. E quindi tu non ti puoi sedere su una regola, un meccanismo, una situazione, un'attività che ha funzionato in passato, perché non è detto che funzioni in futuro. Quindi la quinta competenza fondamentale, la quinta regola fondamentale per il management, per il manager, è quella di tenere gli occhi aperti per accorgersi che cosa sta cambiando. Perché se noi non facciamo questo con grande attenzione, rischiamo di correre nel vuoto e quando ci accorgiamo che lo scenario è cambiato è troppo tardi. Ecco, questo è quello che ho imparato da Wile Coyote.